Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2023. Wow, due carte. Abbiamo la luna e la temperanza. Wow, bellissime carte, ragazzi. La luna parla di... vedendola così, la prima cosa che mi è venuta è come se la prima parte di maggio potesse essere per voi un periodo per lavorare le vostre zone d'ombra. Perché quando c'è la luna si parla sempre di quelle paure, di quelle emozioni un po' spinte in fondo, che non sono tanto belle, insomma, da vivere. E qui, considerato che abbiamo anche la carta della temperanza, è come se si guarissero certe zone d'ombra. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, perché essendo una stesa di relazioni ed essendoci comunque anche la carta della luna, per qualcuno si tratta di questioni vecchie che tornano a galla, probabilmente proprio per essere guarite, visto che abbiamo la carta della temperanza. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, è una guida. Trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a maggio. Trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 4 di bastoni, l'eremita, un 2 di spade, il cavaliere di spade, 6 di pentacoli, scusate, 7 di pentacoli, 9 di pentacoli e 6 di pentacoli. Tutti pentacoli nella seconda parte della lettura. Allora, 4 di bastoni mi dice che c'è una situazione pressoché di stabilità che state vivendo, sia che abbiate una relazione, sia che non abbiate una relazione, siete comunque in una fase diciamo abbastanza serena, mi viene da dire. Con la carta dell'eremita ho come la sensazione, sapete quello che avevo detto all'inizio, no? Il lavoro delle zone d'ombra, ed è proprio qua che lo sento, perché l'eremita è quella carta che vi dice di fare un lavoro di scavo, un lavoro interno, un lavoro di introspezione. È anche una carta che parla sì di solitudine o per qualcuno di isolamento volontario, perché quando c'è bisogno di fare un certo tipo di lavoro spirituale c'è anche bisogno di prendersi un tempo, di allontanarsi dalle distrazioni, diciamo, quotidiane. E il 2 di spade mi dice che c'è qualche cosa che voi non vedete. È una persona bendata, ok? Quindi è una persona che tende a guardare dentro ed è come se ci fosse una sorta di bivio, di scelta da dover effettuare. Cavaliere di spade potrebbe essere una persona, la vostra persona di interesse, o potreste essere voi dove in questo momento, avendo anche poi il 7 di pentacoli, vi sento in una fase dove probabilmente è un po' come se qualcuno sia in fase di progettazione, di comprensione per capire dove andare, per capire come guarire magari anche. Le ultime carte della lettura, ragazzi, le vediamo poi direttamente con i mini tarocchi. Allora, andiamo a vedere il 4 di bastoni. Imperatrice e 4 di coppe. Sì, vi sento in una situazione, direi abbastanza stabile, appunto, abbastanza serena. Essendo che c'è questa imperatrice, per qualcuno si tratta mm, di una madre o del ruolo di una madre. Datemi una carta per il 4, grazie. 5 di spade.
C'è qualcosa che non vedete, ma in effetti lo rivediamo anche qui con questo 2 di spade, eh. Il 4 di coppe mi dice che avete come una possibilità di fianco a voi che vi genera parecchio conflitto, mi verrebbe da dire, e potrebbe essere inerente a un ruolo, appunto, che voi avete o che voi volete, però è come se ci fosse qualche cosa di cui ancora non siete consapevoli. Ed è per quello che arriva la carta dell'eremita, perché arriverà un certo punto dove inizierete a cercare questo qualche cosa. Andiamo a vedere l'eremita, la morte e il fante di spade. È come se ci fosse qualche questione da dover tagliare, qualche idea, ragazzi, perché con il fante di spade si parla di ideologie un po' troppo espansionistiche, mi verrebbe da dire. Datemi un'altra carta per il fante. Per qualcuno si tratta di tagliare le idee che si hanno inerente a una relazione o all'amore. Sapete, ci sono delle credenze limitanti. Vi faccio un esempio. Ehm, C'è qualcuno che è convinto, normalmente sono le donne, però può essere anche cioè, insomma, che se siete uomini può essere che anche voi abbiate questo tipo di credenza, però la credenza è che anche se sono in una determinata situazione o relazione dove soffro, è importante soffrire o sacrificarsi per ricevere amore. Quindi alla fine, avendo questo tipo di ideologia, ci sono certe persone che restano nella sofferenza perché pensano che quello sia amore, perché pensano che più si soffre più si riceve amore. Quindi alla fine passano una vita di sofferenza e non si rendono conto che in realtà è dentro la sofferenza che sono, non dentro l'amore. Questa è una credenza che è radicata proprio a livello culturale, ehm, soprattutto in quei paesi dove, insomma, c'è una forte preponderanza della religione, cattolica cristiana. Questa perlomeno è una mia percezione, una mia sensazione. Però, è come se doveste proprio rimodellare quel tipo di idea, rimodellare l'idea che avete voi o di vostra madre o dell'essere madre, di qualcun altro o di voi stessi, perché comunque la carta dell'imperatrice è la maternità a 360 gradi, sia per quello che riguarda gli altri, sia per quello che riguarda se stessi. Sapete che ognuno di noi ha sia la polarità positiva che quella negativa all'interno, si tratta di diventare una buona madre per noi stessi. Andiamo avanti, vediamo il 2 di spade. 5 di bastoni e 6 di pentacoli. È come se non vi deste il giusto valore. C'è qualche cosa dentro di voi che vi fa battagliare, letteralmente, perché abbiamo un 5 di bastoni. Io credo che molte persone non si rendano conto che in realtà quello che non vedono è che non vengono valutate nel giusto modo. Molte persone sono in questa situazione, in questa relazione appunto per sofferenza, ma le cose sono disequilibrate. È come se qualcuno si stesse accontentando delle briciole e non se ne renda conto. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 7 di pentacoli che era già uscito qui, giudizio e 4 di bastoni che avevamo all'inizio. Allora, devo dire che la cosa strana è che abbiamo un cavaliere di spade che è un'energia super veloce nei tarocchi e abbiamo il 7 di pentacoli che è un'energia super lenta nei tarocchi. Quindi ho come la sensazione che qui facciate fatica a capire da che parte andare, ragazzi. Qui non state ancora vedendo chiaro, secondo me, su quello che è realmente un rapporto stabile, sereno, equilibrato, dove si dà e si riceve la stessa moneta. Ricordatevi che
Anche la carta della temperanza è una carta che parla proprio di equilibrio. Negli arcani tradizionali è una fanciulla che travasa da una brocca ad un'altra un liquido che tendenzialmente potrebbe essere acqua, quindi quello che è legato, guardate, quello che è legato alle emozioni, ok? E travasa da una coppa all'altra questa sostanza proprio per ricreare un equilibrio. Ed è quello che manca qui e che voi non vi rendete conto, secondo me. È come se foste in una situazione dove magari vi sentite un po' così isolati, soli, ma non vi rendete conto che in realtà vi state accontentando delle briciole in questa relazione o in questa situazione. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 9 di bastoni, fante di bastoni e 8 di denari. Allora, nella seconda parte della lettura, con questo 7 di pentacoli e questo gruppo di carte, sento che è un po' come se dobbiate iniziare giorno dopo giorno a fare un lavoro proprio su quello che sono le zone d'ombra. Cioè, perché ho messo questi paletti? Perché ho messo queste barriere? Oppure perché non metto queste barriere? Perché non metto questi paletti? Perché non sono capace a dire di no? Questa è la cosa che mi viene di più. E credo che qualcuno qui abbia paura di sembrare egoista. E invece io qui sento che avete semplicemente bisogno di recuperare le forze, recuperare un po' di amor proprio, fondamentalmente. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, perché il 9 di pentacoli è una carta di abbondanza e sì, di amor proprio. 7 di coppe e 10 di spade al contrario. Voglio ancora una carta per questo 10 di spade. Papa e 5 di pentacoli. Ragazzi, ho come l'idea che qui non dobbiate veramente aspettarvi niente dall'esterno. Allora, qui c'è qualche cosa che non volete lasciare indietro. Vedendo questo 7 di coppe e il 2 di spade potrebbero essere delle illusioni, potrebbero essere dei sogni che magari voi avete, però ho anche come la sensazione, vedendo queste due carte, che abbiate bisogno che qualcuno riconosca la vostra indipendenza. È un po' quello che vi dicevo, nel senso che qui è come se apparentemente non vi sentiste valutati nel modo giusto, che sia da un genitore, che sia dal partner. Con questo eremita vi sento un po' nella necessità appunto di isolarvi, di togliervi da quello che è il riconoscimento esterno, cioè date voi il riconoscimento a voi stessi che meritate. Lavorate sull'amor proprio, perché qui con questo fante di spade al contrario è come se non lo vedeste. E qui ve lo ridice un pochettino. È anche vero che c'è il Papa vicino al 5 di Pentacoli, mi dà l'idea che potreste incontrare una persona o rivolgervi a una persona che appunto vi aiuta a fare questo lavoro di trasmutazione delle zone d'ombra. Perché quando c'è il 5 di Pentacoli si parla molto spesso di una carenza economica, ma considerato che qui avete il 9 di Pentacoli, non lo sento tanto, sento più che sia una carenza affettiva, il bisogno di qualcuno che vi dia una spinta, che vi dia una guida. Ragazzi, il Papa è una guida, che se non è una persona, ipotesi, potrebbe anche semplicemente essere un libro, potrebbe essere qualche video su YouTube, potrebbe essere qualche blog, qualche trasmissione che magari ascoltate alla televisione e che vi dà quella comprensione in più che fino a questo momento non riuscivate ad avere. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, perché qui ce l'avevate al contrario, ma qui è al dritto. 8 di coppe e cavaliere di denari, molto bene. Devo dire che piano piano andrete a riprendervi il vostro posto. 6 di pentacoli è una carta di grande generosità, una carta di abbondanza e soprattutto, guardate cosa c'era sotto.
6 di coppe. Ed è soprattutto una carta di equilibrio, sia da un punto di vista, come vi posso dire, di scambio con l'altra persona, sia da un punto di vista proprio pratico, terreno. Per qualcuno si tratta di gestire meglio le proprie finanze, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Sentite, è un altro tipo di lettura. Se ci fosse qualche questione legata alla maternità, quindi al fatto che o stiate cercando un bambino o abbiate il desiderio magari anche solo di avere un bimbo, io ho come la sensazione, ragazzi, che siate più voi che l'altra persona a volere questo tipo di situazione. Ehm, e vi dirò che il motivo per cui c'è questa difficoltà nel avere un, diciamo, sogno condiviso, ho come l'idea che per qualcuno sia una questione economica da dover ricalibrare prima di avventurarsi nell'essere genitori. E per qualcuno si tratta di fare un contratto. Magari siete di quelle persone che va bene convivere, ma quando c'è un figlio di mezzo voglio le cose fatte in modo regolare, quindi voglio un contratto di matrimonio, anche fosse solo in comune, per tutelare i diritti del bambino. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cos'altro vi dicono. Wow! Rinascita! Bellissimo, ragazzi. È una carta numero 24. Quello che sento io vedendo questa carta, siccome la ragazza mi sembra quasi avvolta da del filo che è come se la costringesse e tra l'altro si strappa al cuore, è come se ci fosse bisogno di lasciarsi, come vi dicevo già all'inizio, qualche dolore alle spalle. Qui abbiamo la morte, C'è qualche questione da lasciarsi alle spalle per poter permettervi di rinascere. E questa carta è proprio la carta della rinascita. E wow, bellissima carta, compassione, carta numero 17. Ed è esattamente, vedete che ci sono due cigni, uno un po' più grande e uno un po' più piccino. È un po' come se ci fosse, sento questa energia di una madre che è compassionevole nei confronti del proprio figlio. O nel caso l'imperatrice fosse la capacità di essere madri di voi stessi, è un invito ad avere più compassione per voi stessi, ragazzi. Sapete, quando si fanno delle scelte, si fanno con la consapevolezza del momento. Dopo è facile dire se l'avessi saputo, se avessi fatto così o se avessi fatto colà, perché dopo c'è un tipo di consapevolezza diversa. Però ecco, secondo me questa carta fa riferimento al perdono e alla compassione. Mm? Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Io intanto vi dico che se la lettura vi è piaciuta, se vi è stata utile, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, ci sono due fasce di abbonamento. La prima, che è quella più bassa, è semplicemente per sostenere il canale. La seconda fascia, che è quella più alta, è quella che vi dà accesso ai video riservati agli abbonati. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!